Oh, perfetto. Bene. Vai, cerottino, e siamo pronti. Ciao Runner Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Avete presente quei video che si vedono sempre più spesso sul web dove ci sono delle persone che non si sa come riescono a incidere sulla punta delle matite le coppe dei mondiali, i monumenti, le catene con gli anelli veri che quindi si muovono proprio come se fossero delle, appunto, catene vere? Ecco, la cosa brutta di quei video è che a forza di vederli giorno dopo giorno dopo giorno, cioè non è proprio la cosa brutta di quei video, ma sta di fatto che a me viene voglia di provare a fare quella stessa cosa per vedere se ci riesco. Anche perché il vero problema è che è così semplice rimediare quegli stessi strumenti che praticamente ce li ho anche io senza neanche doverli comprare. Sono una matita e un bisturi di precisione. Così, per mia sfortuna e un po' anche vostra, ho deciso di provare e vedere se sarei riuscita a raggiungere un qualunque tipo di risultato. Ora, scusate, ma prima faccio un crocco qui sul tavolo così almeno posso mettermi bene all'opera. Allora, quindi essenzialmente qui c'è un cavalletto che regge la matita in modo che io non la debba tenere con l'altra mano, perché sennò sarebbe un casino riprendere. In più posso anche appoggiarmi qui con il polso in modo da essere più precisa. Invece qui sopra c'è un'altra telecamera con il 50 mm montato però al contrario, perché il 50 mm montato al contrario fa da super macro ed è una cosa fighissima. Ringrazio molto Giacomo Citro per averci fornito questo adattatore. Grazie Giacomo, dopo 10 anni l'abbiamo utilizzato per qualcosa di utile. O meglio, non so quanto questo video possa essere definito utile, ma ora la prima cosa da fare è quella di sbucciare la matita, che so che sembra strano perché sembra che io stia parlando di un frutto, però si tratta semplicemente di togliere la parte di legno lasciando scoperta più grafite possibile, diciamo, senza esagerare, però più o meno. Tra l'altro chiedo scusa in anticipo se andrà molto spesso fuori fuoco questa ripresa, ma cercherò di tagliare dove è possibile, ma purtroppo questo macro che abbiamo ottenuto ha una profondità di campo molto ristretta, quindi insomma è il massimo a cui possiamo aspirare. È impossibile! Si è spezzata! Dai, guardate la mia unghia. Guardate quanto è grossa rispetto alla punta. Qui lo dico e qui lo nego, secondo me c'è qualche trucco che non ho capito e non mi sembra neanche troppo strano che io non riesca a capire qualcosa. Appunto, quindi scusami tesoro. E infatti secondo me, guardando meglio le riprese che trovo online, guardando proprio la proporzione del taglierino rispetto alla matita, si capisce che comunque stanno usando delle matite con una punta un po' più grossa, almeno di quella che sto usando io. Quindi mi sono comprata 2 cosette su Amazon, appena mi arrivano riproviamo. Allora ragazzi, ho comprato questa matita qui, adesso vi faccio vedere la differenza. Faccio la stessa cosa che ho fatto ieri con l'altra matita e vediamo se riuscite a vederla. Ci siamo. Dai, lo vedete, no? Cioè, proprio guardando il rapporto tra il taglierino e la matita, si vede subito che con questa sarà 100 volte più semplice arrivare al risultato sperato. E beh, ti credo, è una matita gigante. Che poi tra l'altro non lo so se l'avete notato, ma la cosa che stavo tenendo in mano prima non era neanche una matita, era una penna. Sì, perché ho cercato in tutta la casa e non sono riuscita a trovare neanche una matita che fosse gialla e nera come quella grande che ho comprato. Sì, e comunque per rispondere a chi se lo stesse chiedendo, ho veramente comprato questa matita gigante, l'ho pagata 10 euro solo per poter fare questa gag. Quindi adesso la rimetto a posto e mi vado a uccidere. E adesso, a grande richiesta, passiamo alle cose che ho veramente comprato. Numero 1, mi sono comprata questo pacco di matite fatte di cera e l'ho fatto soltanto perché erano delle matite che effettivamente avevano una punta decisamente più grande rispetto a quelle che avevo usato finora. So che la cera è diversa dalla grafite, però magari in questo caso per quello che dobbiamo fare noi non si percepisce granché la differenza, non lo sappiamo, quindi possiamo anche provare. Intanto sistemo qua la morsa potentissima che ci permetterà di arrivare al risultato, ma visto che abbiamo questa punta gigante mi sento quasi di esagerare, ma se provassimo a incidere stavolta, che ne so, una bella croce, stavolta però userò il telefono per registrare perché con il macro in questo caso è un po' un casino, quindi perdonatemi, penso che verrà comunque bene perché dai, questo telefono è in gamba. Quindi purtroppo mi sono resa conto subito che la cera non è affatto come la grafite da scolpire, perché ogni pezzetto che speri di aver rimosso se ne resta inesorabilmente appiccicato lì a rompere le scatole. Si può dire che questo sia stato il mio primissimo tentativo di incidere veramente qualcosa, ma il risultato è stato spreciso e veramente penoso, finché la punta non ha deciso di suicidarsi e porre fine alle sue, ma anche alle mie sofferenze. Bene, e anche questo possiamo metterlo da parte. Ma meno male ragazzi, meno male che io ho un asso nella manica.
Aspettate un secondo che sapete com'è, a volte cioè dà un po' fastidio, quindi bazzicando su Amazon ho trovato questa matita della Faber-Castell che è di un modello particolare che si chiama Jumbo. Infatti se paragonata ad una qualunque altra matita della Faber-Castell è più cicciottella, no? È più grande, sia nell'involucro esterno che in quello interno, quindi anche la mina ha un diametro più largo. Quindi penso proprio che con questa matita sarà decisamente più semplice provare a fare qualcosa di decente, spero. Quindi come l'altra volta ho finito lo sbucciamento della matita, però stavolta sentendomi terribilmente in colpa perché questa matita l'ho pagata ben 6 euro e pagarla 6 euro per sprecarla così fa male qui, fa male qui. Ho finito lo sbucciamento, mi sono finalmente decisa su cosa incidere. Una casetta. Non dovrebbe essere troppo difficile, non dovrebbe avere parti troppo complesse da andare a intagliare. Insomma, sembra il soggetto perfetto per una principiante, o almeno solo per ora, come me. Vi chiedo scusa in anticipo per la quantità di volte in cui la ripresa è andata fuori fuoco. Ho provato a usare un altro obiettivo ancora, ma con scarsi risultati. Scarsi proprio come la cosa che tra poco vedrete, perché man mano che andavo avanti mi sono resa conto che io, in fondo, non sono proprio portata per queste cose precisine e piccoline. Mi fanno venire un nervoso bestia. Vabbè, gratta che ti rigratta, qualcosa alla fine diciamo che è venuto fuori. Sicuramente la cosa più decente vista finora, ma neanche lontanamente paragonabile ai risultati che avrei potuto ottenere nella mia testa, capite? Quando ti aspetti una cosa e non è quella. E quindi qui potete vedere la mia casetta, o per meglio dire catapecchia, in tutto il suo diroccato splendore. In quest'altra ripresa l'ho anche affiancata una monetina da 2 centesimi per farvi vedere l'effettiva differenza, ma in realtà il mio scopo primario non era quello di farvi vedere la differenza, era quello di farvi capire che, vedete, non sono io che sono scarsa, è che è difficile! Ora però le scelte sono 2. O chiamare questo video provo a scolpire una matita ma fallisco, o perdere altro tempo e riprovarci. Il motivo per cui ho deciso di riprovarci è che non voglio sembrare una di quelle adolescenti che dicono sempre oddio come sono brutta, no guarda che veramente, cioè sei carina, no sono proprio un cesso a pedali, no seriamente, cioè mi sembra una bella ragazza. No! E quindi vedete voi la correlazione tra queste due cose, ma io fallisco sul titolo di questo video e non ce lo voglio scrivere. E quindi vi rivelerò l'ultima cosa che mi sono comprata per porre fine alle nostre sofferenze per sempre, sia che l'esito di questa cosa sia positivo che non lo sia. Questo set di matite Koh-i-Noor solo grafite. Lo so che comunque il risultato finale non sarà così bello come vedere la matita con il legno sotto, però in questo caso abbiamo una matita composta interamente da grafite, quindi il diametro della mina confrontato ai precedenti è gigantesco e quindi potrebbe essere più facile. Lo so che non è altrettanto bello, però io mi accontento, quindi dovrete accontentarvi anche voi. Così almeno questo video finirà e tutti quanti la smetteremo di soffrire. Riprovo. Queste matite hanno solo un leggerissimo rivestimento in plastica all'esterno, quindi sono facilissime da sbucciare. Stavolta ho messo un foglio bianco sopra il tavolo perché tutte le altre volte ho fatto veramente troppo sporco, troppo casino. Il procedimento è uguale a quello fatto prima, appiattendo ai lati e andando a scavare prima di tutto il tetto. Pensate che stavolta mi sono presa pure la libertà di fare il camino, ma sono proprio paxerella! Il lato negativo di queste matite è che fanno veramente tanta polvere di grafite. Il lato positivo è che non sono pensate per fare questa cosa che sto facendo io, quindi è un dettaglio trascurabile. Insomma, piano piano, buono qualche risultato è uscito fuori, sicuramente niente di eccezionale, ma neanche da dire ho fallito. Questa è la punta in grafite rispetto alla matita da 2 centesimi, mentre questa è rapportata all'altra punta che avevo inciso prima. Comunque, sfida conclusa! Finalmente! Vi giuro, mi fanno male gli occhi per quanto tempo sono stata qui a cercare di guardare dettagli piccolissimi, peggio che stare tutto il giorno davanti al computer, se ve lo dico io, fidatevi che è così. In più, guardate che schifo le mani appena avevo finito. Ma che schifo, io sta cosa non la sopporto, lo so che è solo grafite, però c'è proprio questa sensazione sulle mani tutta lucidina, l'odio! È proprio una sfida che, no, non è stata tra le mie sfide preferite, diciamo. Ma quindi adesso la domanda sorge spontanea. Avete mai provato a ottenere anche voi una cosa di questo tipo? E quale risultato vi piace di più tra i due che sono riuscita a ottenere? Quello più piccolo e più difficile ma più brutto, oppure quello più grande e più semplice ma più bello? E allora non esageriamo, insomma, decente, vai. Lasciate ovviamente un commentino qua sotto. Vi metto anche qui il paragone di tutte le punte, tutte le cose che ho comprato. Nel caso potete andare nella descrizione, ci sono i link degli strumenti che ho utilizzato.
Ma io ve lo dico, dovete essere proprio forti, avere una forte resistenza, soprattutto lo zoom integrato nella cornea per riuscire a fare questa sfida senza soffrire tantissimo. Comunque, per qualsiasi cosa commentino qua sotto il video, ricordate il mi piacino se il video vi è piaciuto e io troverò in qualche modo il modo di perdonarmi nel frattempo per aver sprecato così tutte queste matite inutilmente. E nulla, vi ringrazio moltissimo per aver visto il video fino a questo punto, vi mando come sempre un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso, senza tagliarmi la faccia con questo. Ciao!